Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Sono qua con un amico che lo vedete qui alle mie spalle, che mi ha portato un oscilloscopio della Marina Militare Americana molto vecchio, ha diciamo circa 70 anni, non il mio amico ma l'oscilloscopio, e praticamente va rimesso in funzione. E l'oscilloscopio in questione è, lo leggo e abbiate pazienza, OS8BU. Era un bellissimo oscilloscopio, ripeto, della Marina, che fa diverse funzioni. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ha la caratteristica di avere un contenitore completamente stagno e meritava di essere messo in funzione per essere poi rimesso in collezione, però funzionante. Pertanto continuate a vedere il video e vedete cosa combino con questo oscilloscopio. A dopo! Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Quello che state vedendo non è, diciamo, a vederla è una scatola, non è eclatante, però è un apparecchio interessante che volevo condividere con voi. Ora lo apro un attimo, anzi prima vi faccio vedere un attimino di cosa si tratta. Vediamo se... Ecco, se vedete è un oscilloscopio praticamente, è un oscilloscopio della Marina che è fatto in America, precisamente si vede è fatto in Virginia, e ha la caratteristica che quel contenitore lì è praticamente stagno e sicché, diciamo, una volta chiuso, perlomeno all'epoca quando è nato, una volta chiuso risultava essere stagno anche se cascava nell'acqua. Ora lo apriamo insieme. Dicevo all'epoca che è stato fatto perché questo apparecchietto qui è degli anni 50 e ora lo apro un attimino con voi. È una cosina interessante e la volevo condividere con voi per farvi avere un'idea di come, diciamo, è fatto dentro. Qui c'ha il cavettino dell'alimentazione che è posto praticamente all'interno, eccolo qua, e funziona a 115 volt. Qui ci sono tutte le regolazioni, ora ve lo inclino un attimino per farvelo vedere, e praticamente vediamo un po' se riusciamo a mettere a fuoco qui, ci sono tutte le regolazioni qui. Non è un oscilloscopio che ha delle grandissime caratteristiche, però a bordo navi andava più che bene. Non funziona, però vi volevo far vedere come è fatto dentro e cercare anche di ripararlo, anche se non garantisco poi la riparazione. L'oscilloscopio in questione è un OS8E/U e lo possiamo vedere qui. Praticamente l'oscilloscopio è questo e come si vede anche dal manuale, praticamente il manuale, come vedete qui, è del 1952, sicché l'oscilloscopio non è molto lontano, diciamo, da quella data lì. Ora qui state vedendo un attimino il sopra e vediamo un attimino così. Qui c'è la parte del verticale, l'orizzontale è qua, è un semplice potenziometro. Qui ci sono vari ingressi, qui c'è l'ingresso principale con il BNC e qua ci sono i selettori dei sincronismi e compagnia cantante, come si dice. Non ricordo la frequenza massima, ma credo che non arrivi a 100 kHz o giù di lì. Comunque poi guardiamo sul librettino un attimino. Ora questo oscilloscopio non funziona, non si accende per niente e la storia, diciamo, di questo oscilloscopio qui è questa. Questo oscilloscopio qui tantissimi anni fa, quando ero ragazzo, l'avevo io, l'ho presi a un magazzino surplus, poi quando ho presi diversa altra attrezzatura l'ho dato a un amico
che l'ha usato un pochino e poi è rimasto fermo diciamo dall'85 a ora, chiuso dentro un box. E ora, avendolo ripreso in mano, si è accorto che non funziona e la curiosità appunto è di guardare come mai non funziona. Lo apro un attimino, qualche vite è già stata tolta e vi volevo far vedere come è fatto dentro prima di passare alla riparazione vera e propria. Ammesso, ripeto, che riesco a farla la riparazione. Scusate, cercavo il barattolino dove mettere la roba. Ora lo giro, se vi passo davanti con le mani purtroppo è normale, la telecamera continua a cercare di mettere a fuoco, mi sono pentito, tutti ne parlavano bene di questa videocamera qui, è una Sony, mi pare una ZV-1, però non solo io ci si trova male, anche un altro canale che ripara amplificatori americano ci si trova veramente male. Va bene probabilmente per i ragazzi che ci fanno giusto le ripresine. Allora un attimino cambio inquadratura e vediamo come possiamo fare. Ecco qua, non so se si vede molto bene, ho messo l'oscilloscopio di fianco e qua è come praticamente è costruito. E a vederlo così ovviamente sembra anche impossibile lavorarci, perché praticamente è tutto, come vedete, messo molto in maniera compatta. Però c'è un però e ora vi faccio vedere un attimino, un secondino. Allora, svitando queste viti, ora io ne levo 4 e poi le finisco di togliere. Svitando tutte queste vitine qui che sono sopra, si accede a tutti i moduli, cioè praticamente l'oscilloscopio si apre completamente. Ora io svito questa, vi sposto un attimino un modulo e poi lo finisco di aprire e ve lo faccio vedere completamente aperto. Allora vedete, togliendo questo praticamente il modulo viene via e si accede, i fili sono un attimino corti ma insomma si accede a tutto. Ora fermo un attimino il video, lo finisco di aprire e ve lo faccio vedere tutto aperto. Ecco qua come si presenta l'oscilloscopio completamente aperto, togliendo i moduli. I moduli si possono, a parte questo che è leggermente, come si dice, leggermente più corto, ma si possono togliere questi due fili qui semplicemente e poi uno li riattacca. E per il resto, togliendolo in questa maniera qui, ci si lavora piuttosto bene. Vi faccio vedere una cosa. Ecco qua anche le valvole si presentano piuttosto bene, non c'è praticamente polvere perché è rimasto sempre chiuso. Quando l'ho preso io, che l'ho ceduto al mio amico, era praticamente nuovo, lui l'ha usato poco, poi l'ha tenuto tappato con la chiusura stagna, sicché a parte un po' di sporco che c'è qui dentro non c'è venuto niente. E ora la prima cosa che farò, io non sono un amante del cambio dei condensatori, perché mi piace sostituirli solamente se è necessario. Scusate perché questa telecamera non lo so perché ogni tanto va fuori fuoco. Ci sono dei condensatori che sono veramente messi male, allora come inizio, siccome sono 3 o 4 elettrolitici, li sostituisco intanto, così guardiamo se dopo fosse qui il problema, e mano a mano che li smonto li proviamo eventualmente un attimino insieme se ne trovo uno che è guasto. Però non vi sto a far vedere tutto lo smontaggio perché come vedete sono infilati qua dietro e torna un pochino male, sicché tapperei tutto con le mani, diciamo. Sicché ora provo a smontarne uno alla volta e se ne trovo uno, tanto mi pare siano 3 o 4, questi qui non sono granché, prima di andare a indagare magari a misurare le tensioni sulle valvole e queste cose qui, cosa che non sono molto esperto, sicché non è detto
che poi la riparazione vada a buon fine. Però mi piaceva farvi vedere com'è costruito questo oscilloscopio. Un attimino, sicché inizio a fare le mie prove e ci rivediamo fra un pochino. Allora ho cambiato questi 4 condensatori, come vi avevo detto, questi elettrolitici, che sono questi praticamente. Li ho misurati e teoricamente non erano molto male, teoricamente, però come si vede sono piuttosto ossidati tutti, e misurandoli non avevano nemmeno un ESR così alto. Però quello che ci fa pensare è che avevano una capacità quasi doppia rispetto a quella che dovevano essere. Questo non va bene, perché vuol dire che si stanno seccando e diciamo è una falsa capacità. L'ho provati con il misuratore di isolamento e tutti praticamente sono di caratteristiche inferiori a quelle che dovrebbero essere. Praticamente alla tensione nominale c'è una perdita che non ci dovrebbe essere, sicché l'ho cambiati. Quello che voglio dire ovviamente è del 52, se non mi sbaglio, questo si era visto, è del 52, e arrivare al 2024 insomma hanno fatto anche troppo. Ora vi faccio vedere dove li ho cambiati, così non ve l'ho potuti far vedere quando li cambiavo, perché erano messi in punti che ci si lavorava veramente male, anche con i modulini che si sganciano come questo qui. Allora, vediamo un attimino se riesco a farveli vedere. Uno era abbastanza facile da cambiare. La videocamera che continua a mettere a fuoco come ne pare mi manda un paranoia, ma insomma. Allora, uno era questo, prendiamo un cacciavite così si dà meno noia alla videocamera. Uno era questo e un altro è questo qui arancione sotto, in quel punto là, e sono sulla parte del verticale, che questo è il modulino del verticale. Poi ho cambiato altri 2 condensatori nella parte dell'orizzontale. Ora giro l'oscilloscopio. Vediamo un attimino di non fare danni. Allora, uno era questo e l'altro è più difficile. Vediamo un attimino se riesco. E l'altro, alzo la camera, era questo qua, che questi qui li ho cambiati. Poi già che nella parte dell'orizzontale, vedete, questo è il modulino che fa l'orizzontale. Modulino dell'orizzontale ci sono 3 valvole, mentre il modulino del verticale ne monta 4. Allora, già che c'ero, ho dato una pulita ai potenziometri con lo spray secco e ai commutatori con lo spray normale, diciamo, un pochino più aggressivo. La stessa cosa l'ho fatta, questo qui è lo questo qui non lo vedete, sì, che un attimo solo, abbiate pazienza. Ecco, ora ho messo tutto schermo. Allora, questa qui è praticamente la parte oscillatore della base dei tempi, questa è la valvola oscillatrice. Ho pulito anche questo commutatore qui, che tramite questi condensatori qui ovviamente produce delle frequenze diverse che servono per la base dei tempi. Niente di troppo preciso. E la stessa cosa, ora rimonto questo qui sopra un attimino, se no faccio dei danni, perché se mi cascano questi moduli non sono a stato solido e le valvole potrebbero averne a male, diciamo. Allora, l'altra parte è questa qui,
quest'altro modulo che permette di avere la sincronizzazione interna, esterna o dalla rete, che nel nostro caso la sincronizzazione della rete va poco bene perché siamo a 50 Hz invece che a 60 come in America. Comunque, qui ci sono gli ingressi esterni se uno vuole fare una sincronizzazione esterna e il potenziometrino. Poi vi faccio vedere un attimino com'è dentro. Un attimino rimetto questo qui, ho sempre paura che caschino questi. Se cascano è un dramma. Allora, questo è il trasformatore dell'alimentazione. Qua in fondo ovviamente vedete il tubo catodico, è bello lungo. Ecco, è cascato un modulo. Non bestemmio perché non si fa nel video, ma da toscano, se ero solo, può essere. Comunque, questo è il condensatore di filtro. Qui ci sono i ponti di diodi e poi c'è anche un raddrizzatore a valvola, diciamo. Poi da quest'altra parte, allora, il raddrizzatore, la valvola raddrizzatrice, vediamo, tengo tutto fermo, la valvola raddrizzatrice è questa. Poi c'è qui dentro, che ora voi lo vedete male, questa specie di scatolina che ora è capovolta, ma se ci fate caso c'è scritto 2x0,5 microfarad 1000 volt. Questa scatolina qui, per chi non lo sapesse, chi lo sa ovviamente avrà la mia età, ci sono dei condensatori a bagno d'olio. Se noi aprissimo questa scatola uscirebbe l'olio perché è proprio immersa nell'olio, i condensatori sono immersi nell'olio. Allora, abbiamo fatto questo lavoro qui, abbiamo cambiato questi condensatori e ora io direi di fare una piccola prova e vedere se l'oscilloscopio ora si accende. Prima non è che non si accendesse perché le valvole si illuminavano, ma a dire il vero non si vedeva niente. E vediamo un attimino, fermo questi moduli e abbiate pazienza, così non cascano, perché rompere una valvola mi dispiacerebbe. Questo non è più un oscilloscopio da usare perché ovviamente non ha più nessuna caratteristica, nemmeno rispetto ai peggiori cinesi che si trova sul mercato. Però per la marina a quei tempi qualcosa ci faceva, gli serviva. Allora, ora lo accendo. Come vi ho già detto, questo va a 115 volt, sicché lo sto alimentando con il variac. Vediamo se ora la traccia si vede. Prima questo si muove, si può muovere. È lo schermino che si può tirare in fuori perché sia più scuro, cioè per vederci meglio, diciamo. Uno lo tira e fa da paraluce e poi lo inserisce dentro e può chiudere l'apparecchio. Allora, a questo punto proviamo ad accenderlo, vediamo che succede. Allora, la prima cosa è che la spia non... Ecco, una traccia è arrivata, Eccola qua. È debole, però è arrivata. Mentre la spia, che questa non va, però potrebbe essere la lampadina ossidata. Proviamo un po'. Un attimino, Vediamo un po', questa lampada mi sembra un po' ossidata. Prendo e la pulisco. La puliamo con un po' di paglietta. E la rimettiamo a posto. Vediamo che succede. Niente. Ecco fatto.
la lampadina è fioca ma si accende, sicché anche la lampadina è a posto. Allora ora voi vedete poco qui perché il tubo è bassino come luminosità. Vediamo se spengo qualcosa di luci cosa succede. Ecco, forse ora si vede, la traccia si vede un pochino meglio, si vede. Passo la camera e vediamo di inquadrare il monitor. Allora, abbiamo detto che questo apparecchio ha circa 72 anni e quello che non funzionava era tantissimo che era fermo. Faccio per ricapitolare, e io l'unica cosa che gli ho fatto, gli ho cambiato quei condensatori, qui regolo il fuoco, gli ho cambiato quei condensatori che erano andati per la vecchiaia, insomma in 72 anni è poco più vecchio che di me. Allora ora gli mettiamo un segnale, comunque funzionava, cioè in 72 anni l'unica cosa si sono guastati 4 condensatori. Allora qui abbiamo, ora questo apparecchio ci volevano giusto un marinaio americani per regolarlo, non è che sia non è che serviva per fare delle misure penso tanto precise, ma più che altro per visualizzare delle forme d'onda. Allora, comunque la forma d'onda, anche se in fondo è leggermente distorta e ci vuole una bella mano per sincronizzarla, la forma d'onda che dovrebbe essere sinusoidale la fa vedere. Proviamo un attimino un'onda quadra. Anche l'onda quadra si vede. Ora l'onda sinusoidale lì in fondo era distorta un attimino. La geometria non andava molto bene, ma ovviamente non ho voglia di indagare più di tanto. Eccola qua, infatti se vedete in fondo è più tonda che in cima, diciamo. Però io l'unica cosa che volevo fare per questo amico è rimetterlo in funzione, cosa che diciamo ho fatto. Vi faccio vedere il sopra di questo oscilloscopio a pezzettini un attimino. Qui abbiamo l'orizzontale, abbiamo il guadagno dell'orizzontale è questo, qui abbiamo il guadagno del verticale e qui abbiamo le varie portate. Qui fino a 100 volt sono in alternata e poi c'è una portata in DC. Mentre se spostiamo abbiamo la base praticamente dei tempi, che è questa, che qui arriva praticamente 50 kHz. Io l'ho provato con 100 kHz, qualcosa si vede. Ora ve lo faccio anche vedere. Sempre qua giù abbiamo l'ingresso, poi qui ovviamente ci sono gli altri ingressi esterni, anche qua per la sincronizzazione esterna, per fare diciamo le curve di lissò, e questo qua, questa manopola qua serve per vi faccio vedere, serve anche per sincronizzare bene la forma d'onda, che se no si muove. Ora vi faccio vedere con 100 kHz quello che si vede e proviamo a vedere se sincronizza. Eccolo qua, anche 100 kHz l'ha sincronizzato, probabilmente sincronizzerebbe di più. Proviamo 200 kHz, però ovviamente non è un oscilloscopio da alta frequenza, questo che sia chiaro. Non so a cosa gli serviva alla Marina. Sì, anche in qualche maniera anche 200 kHz lo sincronizza. Gli serviva per, diciamo, per misure sue. Quello che mi fa piacere comunque è che l'ho sistemato. Ora gli do una bella pulita con lo Chanticleer e poi vi faccio vedere come è venuto e poi si conclude il video. Allora, una cosa importante, vi faccio vedere come faccio la pulizia degli apparecchi, perché qualcuno mi ha chiesto che non la faccio, mi ha brontolato che non la faccio mai vedere, e non è che sia un segreto che non la voglio far vedere, insomma è pulire. Comunque
Io faccio in questa maniera qui, uso uno straccio di questi che ho inumidito, che ho bagnato e poi l'ho strizzato bene, e poi dove è possibile spruzzo direttamente lo sgrassatore sull'apparecchio, o dove è possibile. L'unica cosa che faccio è che prima magari da una parte date una controllata che non vengano via le scritte, perché spesso e volentieri, non spesso ma insomma alle volte vengono via le scritte. Poi che faccio? Quando ho dato lo sgrassatore lo spargo con il pennellino. Allora vedete, questo è un contenitore, alle volte metto un po' di sgrassatore nel contenitore, poi col pennellino lo zuppo e lo passo, diciamo, sul prodotto da pulire. Ovviamente, come vi ho detto prima, una controllata che non vengano via le scritte, perché se no siamo del gatto, si dice, cioè vi viene via tutto e dopo rimanete con un palmo di naso. Sicché fate una prova da una parte. Una volta che è tutto, che l'avete passato da tutte le parti, lo lasciate agire un attimino. Io ora vi faccio vedere solo questa parte qui, la differenza poi fra un modulino e l'altro, e poi prendo il famoso cencino, come si è detto, giallo, e lo pulisco. Una volta che ho fatto questa operazione, che l'ho pulito tutto per bene, poi, e non ve lo faccio vedere qui, ma insomma ve lo dico e basta, ora le manopoline si potrebbero anche smontare, però sono pigro, non ho voglia, le lascio qui, perché si pulisce abbastanza bene fra una manopolina e l'altra, passandoci sotto. In altri casi magari potevo anche smontare tutte le manopoline, ma non è questo il caso. Comunque il procedimento è quello. Una volta che è pulito tutto, poi tutto l'oggetto, riprendo un pochino di acqua e basta, sempre col pennellino ce la ripasso come vi ho fatto vedere, e poi ci ripasso un'altra volta il cencino quasi asciutto. Allora, qui ora chiaramente dopo lo pulisco ancora meglio, ma per farvi vedere la differenza è che si dovrebbe vedere, un attimino solo, lo asciugo anche perché sennò l'umido falsa la visione. Come vedete, questo è quello pulito, questo è quello pulito e questo è quello sporco, e ovviamente la differenza, anche se ci ho dato una passata sola, è notevole. Nel caso che poi non venga la prima volta, ripeto il procedimento, tipo qui dov'è? Lo vedo dalla telecamera, qua non è venuto benissimo, sicché ora, anche perché sotto la telecamera io da questa parte non ci vedo, l'ho visto ora nel monitor. Comunque il procedimento di pulizia è quello. Così ora avete visto anche la cosa segreta di come pulisco, che non è vero, pulisco come tutti quegli altri. Lo finisco di pulire, ve lo faccio vedere pulito. Allora ragazzi, qui ci siamo, l'apparecchio è stato pulito perfettamente, come vedete fa tutta un'altra impressione, è funzionante, quello l'avete visto, così anche ora esteticamente fa un'altra figura. E vi volevo, questo si chiude ovviamente per poterlo chiudere con la sua custodia stagna. Ora, per chi non avesse mai visto un service manual dell'esercito, quelli della mia età probabilmente che bazzicavano al mercatino del surplus o che erano militari l'hanno visto, vi faccio vedere un attimino come sono fatti i manual service seri,
cioè i manuali per la riparazione dei prodotti seri. Allora, eccoci qua. Questo alziamolo un attimino, andiamoli là. Ve lo scorro così, non è che vi voglio spiegare lo schema elettrico. C'è scritto ovviamente tutto, quando è stato fatto il manuale, e poi ci sono le varie ovviamente scritte che è della Marina, in questo caso del Ministero della Difesa e compagnia cantante. Una cosa importante è che non tutti i tecnici di un dato ramo potevano poi riparare determinati apparecchi. Ogni apparecchio veniva dato, diciamo, in mano per la riparazione a chi faceva il corso, sicché non tutti i tecnici potevano riparare lo stesso apparecchio. Quando veniva fatto il corso, a chi veniva fatto il corso gli si spiegava perfino, non gli si spiegava io, ma chi di dovere spiegava per filo e per segno come funzionava un apparecchio e poi gli veniva dato un manuale in mano. Diciamo che chi poi doveva andare a riparare, a mettere le mani nel caso ci fosse stato il bisogno, lo conosceva come le sue tasche. Nel manuale poi, per ricordare a chi andava a riparare, c'era la parte teorica che gli ricordava come era fatto quel determinato apparecchio, gli veniva descritto un'altra volta, cioè c'era anche nel manuale. Ovviamente chi ne sapeva di più poteva semplicemente con il manuale metterci le mani, no? Però come ripeto, non tutti erano autorizzati a metterci le mani, sicché il manuale poteva servire anche in caso d'emergenza per altri tecnici, sempre in questo caso della Marina, però nel manuale c'era riportato tutte queste note scusatemi, leggo, tutte queste note che per chi aveva fatto il corso gli ritornava subito a mente l'apparecchio, perché ce n'era più di uno, poi ovviamente non è che uno faceva il corso e riparava tutta la vita un apparecchio, però gli ritornava a mente anche dopo anni quello che gli era stato detto. Ci era la parte di teoria, come vedete, praticamente qui parla dei segnali in ingresso. Scorro perché se no poi diventa la parte degli attenuatori orizzontali. Cioè, come vedete, il manuale è fatto in una maniera veramente seria. Se lo facessero anche per gli apparecchi che invece ci vogliono fare buttare via ora, non sarebbe male, perché era spiegato tutto per filo e per segno come funzionava l'apparecchio. Ci sono gli schemi a blocchi di tutte le parti del circuito. Questa è la parte, per esempio, alimentatore. Addirittura veniva dato le misure dell'apparecchio, veniva detto l'apparecchio dove era imballato quando era diciamo quando doveva andare sul campo, in questo caso in una cassa di legno tutta non solo nella custodia metallica, ma in una cassa di legno con tutti, diciamo, gli imballi intorno. E poi la fotografia dell'apparecchio, a cosa servivano i vari comandi anche sul retro, a cosa servivano i comandi ovviamente anche sul frontale, ma spiegati bene. Come vedete è scritto tutto, anche qua veniva spiegato tutte le cose. Cioè non era possibile lo facessero ora, e per quello dico sono curioso di farvelo vedere, perché rispetto a quello che danno ora
anche la stessa cosa succedeva anche con un televisore dell'esercito, insomma, era spiegato tutto per filo e per segno. Scorro perché sennò diventa noioso, però qui la stessa cosa, diceva come smontarlo, spiegava le varie fasi di quello che veniva smontato, a cosa serviva, come si smontava anche, e poi ci sono tutti i vari, in questo caso potenziometri e condensatori di capacitivi, di trimmer capacitivi che sono in giro, a cosa servono ognuno e come tararlo. Qui c'è la procedura di allineamento di tutto l'apparecchio e qui c'è il posto dove sono diciamo gli oggetti per la taratura che vengono descritti qui. Qua ci sono scritti e vi fa vedere proprio il posto dove trovarli, uno non deve diventare matto. Stessa cosa di qua. E poi vabbè, la taratura di messa a punto, gli zoccoli delle valvole con tutti i valori in volt che si possono trovare su ogni singola valvola. Qui c'è scritto come diciamo mettere l'oscilloscopio per misurare, mi spiego meglio, queste tensioni ci sono ovviamente con l'oscilloscopio posizionato in una data maniera, e qui c'è scritto come farlo da questa parte qui. E poi questo è il trasformatore, tutte le uscite del trasformatore. E poi qui c'è lo schema elettrico vero e proprio. E poi se si prosegue si arriva ai componenti. I componenti, oltre, questa è la sigla del componente che è sull'apparecchio. Poi viene detto com'è, la funzione che ha, addirittura vediamo un attimino, c'è scritto, ecco, la funzione che ha, e poi anche la marca, se non mi sbaglio, che dovrebbe essere, la marca dovrebbe essere questa qua. Ecco, questo è un Mallory per esempio, è un condensatore, dice cos'è. Poi c'è il numero ovviamente dell'esercito per richiedere il ricambio, cioè è scritto veramente in maniera, è bellissimo secondo me, ecco, queste cose qui, fatte proprio per essere riparate, perché ovviamente non è che uno si trova in guerra e non può riparare gli oggetti che ha. Ecco, niente, la finisco qui, torno in cima qua, rinquadro un attimino l'oscilloscopio, mi sono dilungato troppo a farvi vedere anche lo schema, magari non interessava a molti, però secondo me è importante capire come dovrebbero essere veramente le cose tuttora. Le cose andrebbero vendute con il suo manuale per essere riparato, ma un manuale vero, non solo lo schema elettrico che non ci mettono neanche quello. Comunque, al solito è stato un video così, siamo stati fortunati, sono stato fortunato perché i guasti erano veramente banali. Questo il mio amico se lo rimetterà su una mensola come collezione, in maniera che non c'ha un apparecchio guasto, ma c'ha un apparecchio comunque funzionante, anche se non lo userà mai, diciamo, di qui in avanti, però risulterà funzionante e andrà avanti diversi anni. Sicché comunque, se il video vi è piaciuto, solito mettete mi piace, iscrivetevi al canale, così sono motivato ad andare avanti, perché se non vedo iscrizione dico chi me lo fa fare e poi alla fine smetto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima!